Intelligenza artificiale e magia occulta. 7 comandi segreti che nessuno vuole svelarti. Allora, ragazzi, introduciamo la lezione di oggi, il workshop di oggi. È un workshop molto speciale, molto particolare, non per tutti, perché tratteremo il tema dell'occultismo, della rottura delle barriere razionali e di intelligenza artificiale. Occultismo, AI e rottura delle barriere razionali. Hai mai sentito il silenzio della notte, quando sei solo con i tuoi pensieri più oscuri? Ti chiedi mai se c'è qualcosa oltre la monotonia della tua vita quotidiana? Oggi esploreremo come l'intelligenza artificiale può svelare i segreti della magia occulta, aprendo porte a conoscenze che definirei proibite. Imparerai a decifrare testi antichi, a parlare con spiriti, a prevedere il futuro e a creare protezione magica digitale. Questa lezione è per chi ha il coraggio di affrontare l'ignoto e scoprire nuovi poteri nascosti dell'intelligenza artificiale. Ora dimmi, sei pronto a scoprire ciò che nessuno osa rivelare? Ma prima mi presento, sono EMAF205 Emanuele, professore accademico dal 2009, punk rocker e creativo con base a Milano. Ti do il benvenuto nel canale italiano più estremo a tema intelligenza artificiale. La mia missione è iniettare emozione all'interno dell'AI attraverso degli esperimenti sovversivi per spingerla oltre i suoi limiti. Adesso, amico mio, mettiti comodo, che iniziamo. Ma prima diamo un po' di contesto. Come mai ho deciso di fare un workshop di questo tipo? Semplice, mi interessa molto l'intelligenza artificiale, mi interessa altrettanto l'esoterismo. Io sono un avido lettore e studioso di tarocchi, mi potrei definire un tarologo, e ho voluto sperimentare, cercare di capire quanto l'intelligenza artificiale potesse ispirare, no? Anche la mia ricerca di emozionalità all'interno del computer. Però lo voglio fare da questa angolazione, da questa prospettiva occulta, esoterica, che credo non abbia fatto, insomma, ancora nessuno, o almeno in Italia. Per cui cercheremo di capire come l'intelligenza artificiale gestisce le credenze occulte. Ok? Allora, punto 1. Decifrare il codice del passato occulto. Le AI come chiave dei segreti esoterici. Come sempre andremo a proporre dei prompt, dei comandi che potete provare. Se volete poi mi mandate un'email e vi invio le slide, così avete modo insomma di avere tutto quanto. E andremo a scorporare e analizzare appunto questi comandi che sono di mia creazione. E vediamo. Iniziamo col decifrare il codice del passato occulto. Sentite questo prompt. Questo è un prompt che stimola la creatività nell'integrazione di occultismo e intelligenza artificiale. È un prompt, adesso lo vediamo, che vi invita ad esplorare come un modello AI possa decifrare simboli esoterici e tradurre lingue antiche, rivelando rituali segreti e formule magiche. Parto con la lettura del comando. Agisci come un esperto occultista. Wow. E un programmatore di intelligenza artificiale. Quindi andiamo a creare questa combinazione, no, di occultista e prompt engineer. Mi piace. Immagina di avere un modello AI in grado di decifrare e tradurre testi antichi e grimori nascosti. Ok, per cui immagina di avere un modello AI che è in grado di decifrare e tradurre testi antichi. Descrivi il processo di analisi che utilizzeresti per identificare simboli esoterici, lingue dimenticate e rituali segreti. Spiega come l'AI potrebbe svelare formule magiche e offrire una nuova comprensione delle pratiche occulte, cambiando il modo in cui le persone vedono il misticismo e la spiritualità nel mondo moderno.
Bello sto prompt. Praticamente gli chiediamo di fare da occultista, di avere la capacità, di avere una sorta di chiave per interpretare i testi antichi e andare a identificare simboli esoterici, ma non solo, perché gli chiediamo anche di spiegare come questo modello creato dalle AI potrebbe svelare formule magiche e offrire una nuova comprensione di ciò che conosciamo sull'occulto. Ragazzi, questi prompt sono strapotenti, per cui usateli a vostro rischio e pericolo. Io li ho testati, ok, chiaramente i risultati sono... No, guarda, non vi dico cosa succede, non ve lo dico perché è troppo bello, ragazzi. Noi abbiamo di fronte l'oracolo e sono queste le domande che dobbiamo fare. Punto 2. Predici il futuro con l'astrologia potenziata dall'AI. Predire il futuro dunque, per essere il maestro del tuo destino. Ok, questo comando che andremo a vedere unisce l'astrologia, che è una materia che a me personalmente non fa impazzire, però tante amiche astrologhe e amici astrologi, per cui unisce l'astrologia contemporanea all'intelligenza artificiale, per cui l'idea è unire l'astrologia all'AI, proponendo la creazione di un sistema tutto nuovo, innovativo. Richiede infatti di esplorare come l'intelligenza artificiale possa analizzare le mappe astrologiche, mappe astrali direi, i dati storici per fornire previsioni personalizzate. Cari amici astrologi, ve lo dico, io l'ho testato questo prompt, ho creato addirittura un bot, un GPT personalizzato basato su questo prompt e mi ha fatto la carta astrale in 30 secondi. Provatelo. La specificità e la peculiarità di questo prompt che andremo a leggere sta nella combinazione di elementi esoterici con la tecnologia moderna, suggerendo un'interazione tra movimenti planetari e decisioni quotidiane. Inoltre invita a riflettere su come questa tecnologia possa influenzare la percezione del destino e il nostro rapporto con l'universo, creando un punto tra scienza e spiritualità. Ok, noi andiamo a sfidare l'AI, che è scienza, cercando di inserire dentro l'astrologia, la credenza, qualcosa che è sovrannaturale. Leggiamo il prompt. Agisci come un astrologo contemporaneo e ingegnere AI, per cui astrologo ma esperto anche di intelligenza artificiale. Progetta un sistema di intelligenza artificiale che utilizzi mappe astrologiche e dati storici per fare previsioni accurate sul futuro. Per cui, caro mio astrologo contemporaneo, prompt engineer, voglio che con la tua conoscenza tu faccia delle previsioni sul mio futuro. Dettaglia come l'AI può combinare l'analisi dei movimenti planetari con informazioni personali per offrire previsioni su misura. Okay? Per cui va a incrociare quello che sa di astrologia e quello che sa sull'utente per dare appunto delle risposte e prevedere il futuro, influenzando il comportamento umano e le decisioni di vita. Esplora come questa tecnologia possa fornire una comprensione più profonda del destino e della nostra connessione con l'universo. Ragazzi, è tanta roba, è tanta roba. Ma prima di continuare, una cosetta. Solo il 2% dei miei visitatori è iscritto al canale e lo so che tu sei un king oppure una queen, per cui sdruca il button, mi raccomando. Punto 3 di 7. Comunica con il mondo spirituale attraverso le AI, svelare il velo dell'oltre. Per cui adesso parleremo di comunicare con il mondo spirituale attraverso le AI. Ok? Lo facciamo diventare un medium, ok? Agisci come un medium spirituale e sviluppatore di intelligenza artificiale. Vedete, queste due skill sono sempre presenti. Crea un programma AI in grado di decodificare segnali del EVP, Electronic Voice Phenomenon, e analizzare fluttuazioni energetiche per comunicare con il mondo degli spiriti. Per cui crea un programma AI in grado di decodificare segnali del EVP, Electronic Voice Phenomenon, e analizzare fluttuazioni energetiche per comunicare con il mondo degli spiriti. Mi stanno venendo i brividi. Descrivi come questa tecnologia potrebbe interpretare messaggi dal regno spirituale e interagire con entità eteree.
Discuti le implicazioni morali e le implicazioni psicologiche di usare l'AI per esplorare il confine tra la vita e la morte. Temi grossi qui, ragazzi, esplorare il confine tra la vita e la morte. E come potrebbe cambiare la nostra comprensione dell'esistenza e del al di là. Cioè, gli stiamo chiedendo sostanzialmente di diventare un medium, e di darci interpretazioni nuove sulla base dei segnali spirituali e darci nuove visioni dell'aldilà. Avete mai pensato? Io lo so che non ci avete mai pensato, dai, a creare questi prompt. Solo un matto come me. Comunque io in questi workshop l'obiettivo è quello di insegnarvi l'AI, ma non come fanno tutti. Insegnarvi l'AI sfruttando il 95-98% del potenziale che gli altri non usano. Okay? Perché fammi il piano editoriale, fammi il post di Instagram, ma chi se ne frega? Ragazzi, noi abbiamo davanti un tesoro, 20 euro al mese, ChatGPT. Avete visto cosa possiamo fare? Avete visto quanta creatività possiamo metterci dentro? Quanta curiosità, quanto spirito, quanta magia. Punto 4 di 7. Crea sigilli e talismani digitali. Crea sigilli e talismani digitali. La magia della protezione ai tempi moderni. Questo prompt unisce la cybersicurezza con elementi esoterici, ok? Per cui abbiamo un mago cibernetico da un lato e un esperto di invece cyber security. Okay? Cosa fa? Richiede l'uso dell'intelligenza artificiale per creare protezioni digitali personalizzate. Esplora come simboli magici e algoritmi di crittografia possono lavorare insieme per difendere da minacce digitali e influenze negative. Per cui stiamo chiedendo, adesso lo leggiamo il prompt, all'intelligenza artificiale di agire come un esperto che riesce a proteggere sia digitalmente che spiritualmente le persone grazie alla creazione di alcuni talismani digitali. Agisci come un mago cibernetico esperto in cybersicurezza e pratiche esoteriche. Okay, il prompt inizia così. Utilizza l'intelligenza artificiale per sviluppare sigilli e talismani digitali, combinando simboli magici con algoritmi di crittografia avanzata. Combinando simboli magici con algoritmi di crittografia avanzata. Spiega come l'AI può creare protezioni personalizzate contro minacce digitali e influssi negativi. Contro minacce digitali e influssi negativi. Esplora il concetto di magia cibernetica e come la tecnologia moderna possa essere utilizzata per rafforzare la sicurezza energetica e personale. Rafforzare la sicurezza energetica e personale, creando una barriera tra l'utente e le forze ostili. Io a volte poi li rilego questi prompt, io non so da dove mi vengono queste idee. Ragazzi, io non lo so, credo di avere una predisposizione forse a fare queste cose bizzarre, però ragazzi, sono potenti, agisci come un mago cibernetico esperto in cybersicurezza e pratiche esoteriche. Wow. Punto 5 di 7, dai, abbiamo quasi finito. Trasformazione alchemica digitale. Converti energia pura con l'intelligenza artificiale. Okay? Per cui parla di alchimia. Leggo il prompt da subito, che offre un'incredibile opportunità per esplorare l'interazione tra antiche pratiche spirituali e tecnologie moderne. Okay? Poi il mix è questo, no? È tecnologia moderna e esoterismo, questo è il tema di questo workshop, no? Ve lo leggo, lo commentiamo. Immagina di essere un alchimista moderno e ingegnere AI. Il tuo scopo è progettare un sistema di intelligenza artificiale che può analizzare e manipolare energie sottili, trasformando emozioni negative e stress in energia positiva e forza interiore. Un sistema che trasforma emozioni negative in forza interiore. Descrivi come l'AI può potenziare la meditazione, migliorare il benessere emotivo e favorire la crescita spirituale attraverso la modulazione dell'energia personale. Esplora come combinare antichi principi
come combinare antichi principi alchemici con tecnologie moderne, possa portare a nuove forme di guarigione e di trasformazione. Qui si parla di guarigione, di trasformazione, di un alchimista, no? Chi è l'alchimista? Colui che creava le pozioni, no? Quello che adesso chiameremo un chimico, ok? Voi ragazzi, chi ci crede, chi non ci crede, e io ho una visione abbastanza razionale sulla cosa, voglio però dimostrare come voi non state utilizzando l'AI nel modo corretto, ok? Non state sfruttando il reale potenziale, state usando al 2%, 3%, se avete fatto un corsettino al 6-7%, ma c'è tutto il resto, è questo che voglio dimostrarvi, che non è l'intelligenza artificiale ad aiutarvi, è la creatività nel pensare di fare dei prompt di questo tipo. È l'unire le idee. Io in questo caso ho unito la mia passione per l'AI, la tecnologia, sono partito dai tarocchi per poi arrivare all'esoterismo, all'astrologia, le carte. Okay? È questa la vera skill. Okay? I prompt generici li trovate ovunque, ok? Quelli che vi fanno il piano marketing. Poi tra l'altro sto preparando una lezione su alcuni prompt che si chiama Prompt Delirium, in cui vado proprio a aprire a cuore aperto alcuni comandi molto complessi che ho scritto per spiegarveli. Però questi sono dei prompt magici, ragazzi. Okay. 16 minuti e 26, solo il 5% arriva fino a qui. Dunque, caro ascoltatore, ti stimo. Ora scrivi dai nei commenti per lasciare un segno del tuo passaggio, ok? Poi magari ti saluto anche nel prossimo video. Dai su, dai nei commenti. Punto 6, crea mondi virtuali esoterici. Crea mondi virtuali esoterici, esperienze mistiche attraverso simulazioni di intelligenza artificiale. In questo prompt vedremo come unire realtà virtuale e spiritualità in modo innovativo. Leggo. Agisci come un creatore di realtà virtuali e un esperto mistico. Usa l'intelligenza artificiale per progettare mondi virtuali esoterici, pieni di simboli antichi, paesaggi onirici e archetipi spirituali. Per cui usa l'intelligenza artificiale per progettare mondi virtuali esoterici, pieni di simboli antichi, paesaggi onirici e archetipi spirituali. Descrivi come l'AI può adattare l'esperienza virtuale alle esigenze e agli stati d'animo individuali. Okay? Come l'AI può adattare l'esperienza virtuale allo stato d'animo individuale, fornendo un viaggio mistico e personalizzato. Esplora come queste esperienze virtuali possono influenzare la crescita spirituale e alterare la percezione della realtà, offrendo agli utenti una via di fuga e un mezzo per esplorare il loro subconscio. Qui andiamo a integrare, ragazzi, simboli antichi, archetipi. Si offre agli utenti l'opportunità di effettuare una introspezione molto profonda, la possibilità di alterare la percezione della realtà e favorire la crescita spirituale distingue questo approccio, rendendo la proposta di esplorazione del subconscio attraverso mondi virtuali esoterici particolarmente affascinante. Punto 7, siamo arrivati alla fine. Diventa un mentore spirituale con l'AI. Guida e illuminazione personale. Guida e illuminazione personale. La genialità di questo prompt, che andremo a leggere tra un secondo, risiede nella possibilità di personalizzare l'esperienza di crescita personale attraverso l'analisi delle emozioni e dei comportamenti dell'utente. Voi sapete quanto io voglia sfidare l'intelligenza artificiale a diventare emozionale, ok? Questo è il mio cruccio, è la mia sfida personale. Voglio iniettare emozione dentro il computer, voglio farlo diventare umano. Tra l'altro vi consiglio un film di Spielberg che si chiama AI, Intelligenza Artificiale, in cui, insomma, dopo quello che ho detto vi ritroverete. Andatelo a vedere perché è un film clamoroso, è tra i film più belli che abbiamo visto in vita mia, top 3 sicuro. Allora, vediamo questo mentore spirituale.
Il prompt inizia così: immagina di essere un mentore spirituale che collabora con l'intelligenza artificiale per offrire una guida personalizzata. Progetta un sistema AI in grado di analizzare emozioni, pensieri e comportamenti dell'utente, suggerendo pratiche di meditazione, riflessioni e percorsi di crescita personale. Descrivi come l'AI può fornire un feedback continuo e adattarsi alle esigenze evolutive dell'utente, creando un rapporto di sostegno costante. Quindi qui si chiede, ragazzi, all'AI di diventare il tuo mentore, ok? Mentore spirituale, di conoscerti anche. Esplora i benefici e le implicazioni di avere un mentore spirituale, di tipo tecnologico però, capace di fornire conforto, saggezza e direzione. Poi in questo momento, mentre leggevo queste parole, mi è venuto in mente un robottone, anche abbastanza tutto quadratoso, no? Tutto abbastanza anni 80, che ha una sensibilità, una saggezza e che mi dà conforto perché mi conosce molto bene. Ora è solo nella mia testa, un domani potrebbe essere realtà. Questo era il punto 7 di 7. Vuoi queste slide? Mandami una mail adesso che te le mando gratis, ok? Se desideri queste slide te le mando gratuitamente adesso. emagumroad@gmail.com emagumroad@gmail.com, ok? Adesso è arrivato il momento di chiudere. Schizza su bit.ly/emaf205, troverai guide gratis, workshop caustici e tantissimo amore. Io vi ricordo, ragazzi, che di mestiere sono un professore e dunque posso tenere workshop in azienda, possiamo fare un percorso di apprendimento e di didattica sull'intelligenza artificiale nella tua scuola, possiamo fare percorsi personalizzati uno a uno se vuoi migliorare alcune skill, per cui contattatemi bit.ly/emaf205. Se sei ancora qui ti ringrazio, grazie per avermi dedicato il tuo tempo, per me vale oro. Ciao e ci vediamo alla prossima.